Sono felice di essere qui soprattutto perché condivido con Maurizio e Elisabetta una passione importante per cercare di vedere le cose da un altro punto di vista e di spostare un po' il dibattito che c'è tra Occidente e Oriente, sentivo prima, e tra scienza e spiritualità. Se stiamo sempre nella dimensione dicotomica, non troviamo l'uno e il contrario dell'uno, ma non troviamo mai l'intersezione, che poi forse non è neanche un'intersezione, ma è un essere altrove, un guardare altrove. Io sono un filosofo che lavora a medicina molecolare e il mio lavoro è quello di portare lo sguardo della filosofia classica come supporto alla ricerca neuroscientifica. La cosa che mi interessa studiare è la morte e quindi lavoro per il corso di perfezionamento per il fine vita. E quello che mi interessa capire e cercare di studiare è come utilizzare il mio corpo, la mia mente e il mio spirito in questo tratto di esperienza terrena e come utilizzare questa trilogia che fa di me un essere umano. So come allenare il corpo, vado in palestra, so come allenare la mente con tutte le attività cognitive, di stimolazione cognitiva che da quando veniamo al mondo ci propongono di fare, dalla scuola e mille altre. Ma come posso allenare lo spirito? E quindi la mia ricerca è una ricerca di filosofia applicata allo sviluppo delle competenze spirituali. Per questo lavoro con il professor Gemignani, che vi saluta, di cui porto i saluti, e prima o poi sarà qui, no? E nel dialogare con Maurizio e Elisabetta parlando di luce, abbiamo parlato di Giamblico, che è un filosofo neoplatonico, che non è un filosofo pop, cioè non lo troviamo tanto in giro, non lo troviamo tanto tradotto, e io mi diverto a cercare di tradurre quelli che non sono stati tanto pop, ecco, diciamo così, perché magari avevano qualcosa da dire che forse non era condiviso e per questo magari messo a lato, però a volte nella strada maestra si perde il dettaglio di altre strade che ci possono dare altre letture. Quindi oggi vi parlo un po' di Giamblico. Vediamo se mi ricordo cosa devo fare qua. Non mi ricordo. C'è una password con un dito che non è il mio, ma è di Monica. Ah, è tuo? Ok. Il dito di tutta la famiglia. Ok. Questo. Ok, sì, grazie. Un attimo solo qui. Ah, da qua mi ha detto, me lo ricordo. No, di qua. E dunque lì. Ok, grazie. Allora, come conosce la fisica lo sappiamo. La fisica ci fornisce tanti dettagli di misurazione. La parola che Elisabetta usa tante volte è la misura. Abbiamo trovato la misura, no? E quindi la fisica ci dà vado bene? No, ok, perché li vedo arrivare tutti e due. Ah no, non vado bene. 你看一下那个 video 的问题的，是说 Parlano anche orientale, per cui io capisco ancora meno. 我不知道为什么它现在 Vabbè. 我的那个因为应该就用那个 double screen 的。 double screen Double screen l'ho capito. Perdonatemi, double screen in cinese non mi viene. duplicate. Ok, ci siamo. Ok. Dunque, eravamo arrivati qua, che la fisica ci dà tante informazioni, ci dà un sacco di misure. Elisabetta e Maurizio, la misura, la misura, la misura. Ma non può dirci un granché su quello che è l'esperienza soggettiva. Della fisica quantistica ci sono importanti relatori che ve ne parleranno, però
qualcosa della fisica quantistica ci dice che nella relazione tra il soggetto e l'oggetto qualcosa avviene. L'osservatore non è mai neutro, ma il problema gnoseologico è quando si crea questa distinzione fra l'esperienza, la coscienza e l'osservatore, come se fossero tutti oggetti scissi tra di loro. In realtà fanno parte di un sistema integrato che a loro volta stanno dentro un sistema ancora più complesso. E quindi se vogliamo pensare di studiarli a segmenti o addirittura tolti dal sistema, perdono la loro ontologia. E quindi è l'approccio metodologico che è errato. E quindi se io vado a svegliare una grande catena della conoscenza che mi porta dal fenomeno all'apparato che mi dà la misura, che il mio occhio vede, che il mio cervello elabora e che magari invia questa informazione alla coscienza, non è sufficiente. E lì ci fermiamo un'altra volta. Giamblico è questo filosofo neoplatonico che si pone delle domande in un tempo in cui le neuroscienze non c'erano e nemmeno quelle misure precise degli strumenti c'erano. E si chiede come si possono conoscere, come si può fare delle esperienze di un certo tipo quando i nostri sensi e la nostra mente non ci possono sostenere. Cioè, se io passo da quella conoscenza sensibile o da quella conoscenza intellettuale, a un certo punto mi fermo. Come posso raggiungere la comprensione di quel che accade in quegli stati? E Giamblico dà una risposta radicale, forte, perché dice che non basta pensare in modo diverso, ma bisogna proprio modificare e cambiare l'uomo. È l'uomo che deve diventare diverso. Noi dobbiamo diventare diversi. Non è il nostro modo di pensare. E i misteri, sono pochi i testi di Giamblico che noi abbiamo, sono il De Anima e nei misteri. E nei misteri ci dà delle indicazioni su come si può cambiare. E il problema è un problema di codici. Se io mi devo connettere a un mondo divino, qual è la strada che devo percorrere per sintonizzarmi su quel mondo? E quindi lui parla di teurgia, che però non è niente di esoterico e di magico. Per Giamblico diventa un sistema preciso di ricerca ontologica e epistemologica e anche gnoseologica, perché va a ricercare la conoscenza, va a ricercare l'essere in quanto tale e va a ricercare un modo, un'epistemologia per poter strutturare questo itinerario, questo percorso verso questo tipo di conoscenza. È un problema di metodo. Giamblico mette subito alla luce che il problema è di natura metodologica e l'unica modalità per trasformare lo stato del soggetto che conosce è portarlo a quello stato il più vicino possibile della stessa sostanza degli dèi. Se io voglio connettermi a un mondo altro, non posso rimanere dentro la mia cognitività. Se io voglio incontrare quella dimensione spirituale a cui aspiro, devo fare un viaggio dentro di me, perché ce l'ho, è che me la dimentico. E quindi ci regala questo concetto di simpatia epistemica. Il simile conosce il simile. Se io voglio conoscere gli dèi, devo poter utilizzare e quello che è il divino e quello che è attorno alla sfera spirituale. Non posso utilizzare il corpo con i fili nel corpo, la mente con i fini della mente, perché l'esperienza non sarà congruente. Devo costruire una relazione che mi mette
nella condizione di poter conoscere e devo proprio dissolvere, distruggere quella circuitazione chiusa del pensiero per costruire un sistema aperto. Per costituire un sistema aperto devo arrivare a quella similitudine spirituale che ritrovo nell'universo, perché io non sono un oggetto tra gli oggetti che fa esperienza, io sono integrato in un sistema cosmico all'interno del quale non posso uscire. Magari non ho la sensazione di essere nel sistema, perché rimango a un livello mondano dell'esperienza. Ma se perdo il livello mondano dell'esperienza, io mi ritrovo all'interno di un sistema più ampio che non inizia e non finisce con me. E quindi Giamblico ci invita a uscire da un sistema chiuso e ci invita a sintonizzare uno stato interiore che ci porta allo sviluppo epistemico e ci conduce verso una ontologia incarnata e ci consente, questa ontologia incarnata, di arrivare a un punto in cui io perdo la dimensione dell'esperienza del mondo per entrare in una dimensione illuminata. Giamblico è un neoplatonico, è un filosofo neoplatonico, siamo in un'epoca in cui tante contaminazioni di tante altre filosofie non c'erano. E fa un lavoro importante perché quello pop è Plotino di quell'epoca, che aveva centrato tutto sul concetto di nous e che utilizzava la via intellettuale per arrivare alla dimensione contemplativa. E per questa dimensione attivava un processo di ascesi. Ecco, in un dibattito forte dell'epoca, i discepoli di Plotino si trovarono con questa grande eredità intellettuale, ma Giamblico portò un principio di rottura del maestro, perché disse che la via intellettuale non era sufficiente per arrivare dove si doveva andare, perché non si poteva conoscere con l'intelletto ciò che era il mondo degli immortali, perché i greci erano sapienti e quindi avevano ben chiaro che esistevano due realtà, quella dei mortali, dove siamo noi, e quella degli immortali. E quelli dei mortali erano quelli degli uomini che erano destinati a morire, e non era una novità la morte, non era nemmeno uno stupore, e non era nemmeno uno spazio di paura, era semplicemente la dimensione dell'essere. E quindi i mortali che avevano l'intelletto, come potevano incontrare gli immortali che non avevano l'intelletto? È questa la riflessione di Giamblico. E quindi dice: dobbiamo cambiare il sistema, dobbiamo fare in modo che l'uomo, essendo mente, corpo e spirito, cammini in questo percorso triadico per arrivare allo spirito, perché forse è solo in quell'area lì il simile richiama il simile, che può incontrare il mondo divino, abbandonando però l'intelletto. Quindi capite che in un periodo storico dove si cerca di abbandonare il mondo sapienziale in tanto stretto, la filosofia nasce proprio come passaggio storico dalla sapienzialità a creare un ordine, a creare un rigore logico del pensiero, qualcosa che non cadrà in contraddizione, perché la conoscenza non può essere destinata a semplicemente alla sapienzialità. Pensiamo che siamo nell'epoca dello zoroastrismo, siamo nell'epoca in cui i magi arrivano
dall'Oriente e arrivano in Occidente proponendo riti, linguaggi complessi ignoti al mondo dell'Occidente, ma da quello i filosofi prendono massima ispirazione. Quindi questa diciamo scissione Oriente-Occidente non mi appartiene. Credo che tanto l'Oriente quanto l'Occidente siano l'uno necessario all'altro. E la filosofia della prima e la seconda colonizzazione greca ce lo insegnano, quanto la filosofia occidentale nasca da una contaminazione continua e costante di stranieri, di pensieri diversi che si contaminano. E in quel periodo lì erano stati molto attenti i filosofi greci, invece a cercare di ricostituire un rigore che forse il mondo occidentale portava come minaccia, e quindi qualcuno che dice no, non bisogna affidarsi solo all'intelletto, capite che porta a una frattura importante in quel dibattito. Ma Giamblico è determinato e crea un sistema quasi ingegneristico per costruire un'esperienza di carattere teuturgico e quindi di carattere di una spiritualità vicina a quella dei divini. E quindi non vuole, proprio per non essere poi accusato di cialtroneria, cerca di costruire un vero e proprio sistema rigoroso, direi scientifico, volto a avere un suo statuto epistemologico, un suo percorso ontologico e una sua ricaduta pratica sia sul benessere delle persone, perché si registra uno stato di benessere dopo questi momenti di connessione, ma anche un'educazione a mantenere viva la spiritualità. E dà proprio una lista della spesa delle cose da fare per arrivare a questo stato, a questa dimensione. E quindi individua dei metodi, individua i tempi, i luoghi, individua quali sono le connessioni con la miglior natura e rimanda subito che perché questo stato dello spirito si attivi è necessario che l'uomo stia in mezzo alla natura e sia sotto le stelle. Per noi oggi è difficile trovare un cielo stellato, siamo immersi nelle luci della città e Giamblico aveva già capito che se si rimaneva all'interno delle strutture urbane, per quelle che potevano essere le loro strutture urbane, sebbene loro riuscissero a vedere le stelle perché non avevano i lampioni, c'era comunque il rumore delle persone e quindi serviva anche un momento di isolamento, di raccoglimento, un momento di intimità per trovare il codice, ed è qui dove poi ci siamo appassionati con Elisabetta, il codice di luce, perché la luce mi potesse portare altrove. È proprio la luce che per Giamblico diventa il processo di questa trasformazione interiore, che è una trasformazione intrinseca e estrinseca, una trasformazione che cambia l'interno e cambia l'esterno, quindi il contesto. E in questo ponte, che è la luce, non è solo questa metafora che in filosofia è sempre usata, no? Ma diventa una possibilità concreta di stare nel buio illuminato, dice Giamblico, che è il punto alto in cui la coscienza può arrivare, quando perde la visione di tutto quello degli oggetti che tu hai intorno. E quindi usa questo concetto di buio illuminato, che ora andremo a vedere, che sembra quasi un ossimoro concettuale, ma Giamblico è anche un filologo, quindi gioca tanto con le parole e la traduzione di Giamblico è complicata per questa,
proprio perché nel giocare con le parole l'interpretazione del senso cambia in continuazione. E siccome Giamblico individua nella luce un principio primo come nell'acqua per Talete, e che la luce è fonte di mediazione e di continuo flusso di informazione costante, e che anche quando c'è il buio, quel buio della notte, la luce permane, è la ricerca di quel codice che ho sempre sotto naso ma che non vedo mai. Se io sto nella luce, sono in continua connessione con questo flusso cosmico con cui io sono integrato. E quindi crea un vero e proprio percorso di articolazione della luce e dice: l'uomo può usare la luce sensibile, quella dei sensi che mi fa vedere e mi fa percepire. Poi c'è la luce di tipo fenomenologica, che è quella che mi porta alla qualità della mia esperienza, della sua esperienza soggettiva. Poi c'è la luce noetica, che è la luce dell'intuizione. E qui nel mondo degli scienziati forse è più chiara a voi che a me, perché è come quando pensi a risolvere un teorema, a risolvere un'equazione, non la risolvi mai. E poi nel momento in cui meno te l'aspetti, c'è quell'intuizione che ti porta a dire: ah, era quella la soluzione, dovevo passare da là. E per Giamblico quella è la luce noetica, cioè quella luce dell'intuizione che esplode a un certo punto nella mente senza sapere neanche perché. È proprio un'intuizione che incomincia a perdere quella cognitività pura della luce sensibile e della luce fenomenica per incominciare a camminare verso un'altra dimensione di luce, che è quella dell'oscurità luminosa, dove si perde il concetto di dualità, dove si perde la ricerca della trascendenza, perché c'è un vero e proprio collasso tra il soggetto e l'oggetto, si va a annullare completamente. E questa luce enologica è la luce che ci porta a uno stato di coscienza divinatorio, dice lui. Ma dobbiamo passare e conoscere tutti questi gradi di articolazione della luce per non essere ingannati. E quindi Giamblico scrive dettagliatamente a cosa mi serve la luce sensibile, a cosa mi serve la luce fenomenica, a cosa mi serve la luce noetica, a cosa mi serve la luce enologica. E come questi 4 aspetti della luce non siano separati, ma siano integrati. Ed è questa una visione pionieristica, perché Giamblico dice: per arrivare alla luce enologica io ho bisogno del corpo, non posso in nessun modo perdere il mio corpo, e definisce la luce come un invariante relazionale e non ho bisogno di riuscire ad arrivare a questa oscurità luminosa attraverso un percorso che parte dal mio sentire sensoriale. Io non posso non essere il mio corpo, non essere nel mio corpo, e quel sentire sensoriale mi diventa anche comprensione di me, ma diventa anche creatività, intuizione. Ma solo quando perdo la dimensione del corpo e perdo la dimensione del controllo del mio pensiero, io arrivo in uno stato appunto oscuro, non riconosco più gli oggetti, non riconosco più niente attorno a me, ma trovo la luce. Per fare questo percorso Giamblico non crea solo un aspetto teorico, ma costruisce, ed è per questo che a me è sembrato grandioso, costruisce dei protocolli pratici. Perché Giamblico era un filosofo che pensava che la filosofia non dovesse essere pura speculazione, ma che la speculazione filosofica fosse necessaria a creare un modo di comportarsi, un modo di scegliere, un modo di capire come vivere
per morire bene e quindi sviluppare la consapevolezza. E quindi aveva anche un grandissimo valore pratico, ma anche educativo. Giamblico dice: come faccio a trovare la luce della morte se non ho trovato la luce nella vita? Come faccio a attraversare quel ponte di luminoso se non ho un orientamento di consapevolezza del mio camminare? E siccome la morte era un fenomeno che ci consentiva finalmente di andare altrove, era quasi un appuntamento che uno ci si doveva trovare preparato, ma non per la paura di morire, per la gioia di andare a conoscere un altro mondo, finalmente. E quindi Giamblico crea questo percorso anche da un punto di vista pedagogico, di educare le persone a non dimenticare la dimensione luminosa e la dimensione che poteva portare l'uomo a questo punto alto di livello enologico e crea proprio un processo che è passa dalla preparazione del corpo alla concentrazione fino all'unificazione, e questa cosa ricade perfettamente con gli studi di neuroscienza che facciamo, perché la preparazione del corpo diventa la consapevolezza che passa dall'azione più semplice, che è quella che Elisabetta ci ha fatto fare all'inizio, che non solo ci costituisce per sua struttura quella tranquillità dell'animo. La medicina ci insegna che l'attività cardiorespiratoria, quando il respiro aggancia il battito del cuore, la nostra mente si calma. E questo è un dato, come ci dicano gli scienziati. E questo Giamblico non lo sapeva tanto che era un dato, però aveva capito che il respiro e la postura erano la dimensione, il modo come ci si preparava all'esercizio spirituale. Quindi si partiva dal corpo e come il respiro modulasse la condizione della mente. Questo Giamblico l'aveva capito. Quindi quando il professor Gevignani è venuto al nostro gruppo portando i dati meravigliosi della ricerca sulla mindfulness, gli abbiamo detto: guarda che Giamblico già lo sapeva, quindi non hai scoperto nulla. Su questo ci è rimasto un po' male, ma poi gli abbiamo fatto vedere dove lo diceva, ha detto: beh, per Bacco però non lo poteva misurare, quindi era più geniale lui, quindi forse era più cosmico, quella genialità che non è umana. E quindi si parte dal controllo del respiro e dalla postura, dal sentire il corpo, perché il corpo diventa una cassa di risonanza verso l'universo. Poi si passava all'approccio che. L'approccio che è una forma di concentrazione particolare che non è quella cognitiva che noi chiediamo ai nostri studenti a scuola prima di fare un compito: concentrati. È una forma di concentrazione che è portata allo sviluppo contemplativo, quindi è una concentrazione interna, non esterna. Non è rivolta a un oggetto che sto osservando, a un compito che devo fare a scuola, a una traduzione di latino, a un'espressione matematica. Non è cognitiva, è una concentrazione di tipo contemplativo. E Giamblico dice: ascolta il tuo suono interiore e quindi invita a connettersi con se stessi, cioè a quel riverberare che sento dentro di me, per poi fare questo salto di unificazione non duale, dove io dissolvo completamente me stesso, il mio corpo e la mia mente, per arrivare a essere appartenente a un sistema cosmico. E in quell'appartenere io faccio come un salto da fuori di me per poi rientrare in me, ma ci rientro in modo diverso. Quando abbiamo parlato di Giamblico con il professor Gimignani, ci siamo accorti che quello che diceva Giamblico in qualche modo aveva una risonanza fortissima con gli studi che stavamo facendo.
perché quel salto verso una dimensione altra creava, da un punto di vista di sviluppo di neuroplasticità, alcuni fenomeni precisi, alcuni dati precisi, e, a precise modificazioni. E quindi ci siamo resi conto che quell'esperienza giamblichiana era qualcosa che potevamo riutilizzare oggi, perché oggi sappiamo che la contemplazione, la meditazione, tutto quello che è attorno, e purtroppo adesso questi argomenti vanno di moda e quindi ne parlano un po' tutti in modo forse anche commerciale, e si perde il valore della spiritualità invece di questi argomenti e il valore di benessere di questi argomenti. Lavorando al master di neuroscienze e di mindfulness, qualche amico mi ha chiamato e mi ha detto: Ilaria, ma se vengo a fare 3-4 incontri di mindfulness mi passa l'ansia? No, perché prendo le N, vabbè, continuo a prendere le N, non è che con 3-4 incontri di meditazione ti va via l'ansia, ci vuole anni e anni per trovare quello stato di pace interiore. Quindi nel momento in cui certi argomenti sono diventati di moda, hanno anche perso purtroppo il loro valore, e quindi ci siamo resi conto come l'aspetto di ritrovare il punto di connessione fra la filosofia classica e gli studi sulle neuroscienze contemplative fosse anche un modo per ricostruire un rigore epistemologico e gnoseologico, e abbiamo visto che quelle pratiche di trasformazione di cui oggi abbiamo i dati sono esattamente le stesse pratiche che si attivavano nel modello giamblichiano. In questo approccio della DMN noi abbiamo visto che l'espressione di Giamblico, cioè il silenziare la tua storia, la tua biografia, il tuo self, si direbbe, è la prima strada per riuscire ad arrivare a quello stato di spiritualità. Però non è un silenziare che diventa archiviazione di sé, ma è un sospendere per un momento la mia dimensione soggettiva e la mia dimensione di vissuto fine a me stesso, per vederla in una dimensione di connessione più ampia, di sistema. E Giamblico in qualche modo, se si legge Valera, si ritrova Giamblico. Io credo che Valera abbia letto Giamblico. Se fosse qui glielo chiederei. A volte glielo chiedo se me lo suggerisce in altre dimensioni oniriche. Perché quando ho letto Valera, cioè, ho visto tutti i miei filosofi e soprattutto ho visto Giamblico, perché Giamblico parla di incarnazione, parla di corpo come incarnazione. E anche nella visione di Varela emerge questa necessità di trasformazione del soggetto epistemico. E quindi il modo in cui Giamblico ci propone di fare conoscenza è un modo di cambiare io conoscitore e non il linguaggio. Quindi è cambiare, è essere preparato a conoscere, che non è una preparazione cognitiva. E quindi appunto il discorso dell'incorporazione di Giamblico è forte, perché Giamblico dice subito che nel dibattito sul corpo della grecità, no, dove il corpo diventa ostacolo dell'anima, e quindi dove c'è un dibattito fortissimo, no? È inutile che lo dica qua, il dibattito corpo-anima nella grecità. E lui dice no, il corpo non è un ostacolo, il corpo è un mezzo, è una cassa di risonanza all'interno della quale attraversa
esce e entra luce, è un sistema aperto, nel mio corpo c'è luce, fuori dal mio corpo c'è il cosmo che è luce e il corpo è questo pannello che mi serve per far attrarre la luce dell'esterno e far uscire la luce dell'interno. E questa immagine come corpo che diventa non ostacolo ma sistema di connessione è forte in tutta la visione poi dell'embodiment e quindi ci ricasca benissimo. Sono 3 i contributi fondamentali che porta Giamblico al dibattito delle neuroscienze contemplative. Il fatto che la luce sia un mediatore e per mezzo della luce e di questi esercizi di luce all'interno dei quali io posso fare esperienza, io cambio modo di essere, modo di pensare. Crea una prototecnologia della coscienza in un periodo in cui di coscienza non è che si parlasse, stati alterati di coscienza non era un argomento di Giamblico, e ci porta a un metodo epistemologico che è la simpatia, cioè il simile riprende il simile dialoga col simile e quindi io ho la responsabilità come essere anche di spirito di coltivare quell'aspetto di spiritualità che mi porta a dialogare col mondo altro. Ho fatto una piccola sintesi, una contrazione di questi 3 visioni che poi confluiscano in un'immagine sola. E se noi pensiamo a una scienza integrata, se noi pensiamo a una visione più olistica della ricerca scientifica, noi possiamo trovare nei contributi della storia del pensiero dei metodi di indagine che non solo ci aprono delle strade nuove, ma ci possono portare alla costruzione di un paradigma nuovo. Perché se stiamo sempre nella dimensione, diciamo, come se fossimo in una situazione piana, la visione solida e cosmica non l'avremo mai. Quindi è proprio un cambio di prospettiva. Questo è il lavoro che stiamo facendo e questa è l'idea che educare il corpo al sentire, che non è un sentire mondano, direi, ma è un sentire oltre mondano, credo che sia un atto di responsabilità, credo che sia un atto di eticità, credo che sia necessario alle nuove generazioni, ma credo che sia chi studia non va alla ricerca di trovare quale intuizione geniale, ma va alla ricerca di capire qual è il modo migliore per vivere in questa vita. E quindi credo che una scienza che non guarda con gli occhi della filosofia è una scienza fine a se stessa, è una scienza che fa dei progressi anche aiutata dalla tecnica, ma è una scienza che non lascia traccia nel cambiamento dell'uomo, nel cambiamento ontologico dell'uomo. E quindi questo è un po' quello che noi stiamo cercando di fare. Vi ringrazio per l'attenzione.